Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è uno scialle facile facile, davvero alla portata di tutti. Questo motivo di maglie alte e catenelle che è veramente di una semplicità estrema, talmente tanto è facile, tant'è che il punto si sviluppa soltanto su due righe di andata e ritorno. Detto questo, possiamo passare a vedere il materiale che ho usato. Per questo progetto ho usato questo filato che è il Furry Yarn che ho preso all'Action. È un filato imitazione pelliccia, ma è veramente... Adesso vado a prendere il gomitolo aperto. È appena pelosino, è tipo un simil bouclé. Appena pelosino ed è veramente molto bello da lavorare. Come composizione non è granché, è un 100% nylon, però mi sono fatta sedurre dalla morbidezza e ho voluto provarlo. Anche da lavorare è veramente molto bello. L'ho lavorato con uncinetto del 5, sebbene la casa lo consiglia 5,5, ma per fare lo scialle ho capito che mi rendeva meglio col 5. Dopodiché avremo bisogno di una forbice e di 1 metro da sarta. Detto questo, prendiamo il nostro filo e l'uncinetto, cappietto iniziale. Iniziamo il lavoro con 5 catenelle. Che andremo a chiudere a cerchio con un punto bassissimo. Dopodiché saliamo con 3 catenelle che sarà il nostro primo punto alto e ne aggiungiamo 5, quindi in totale dovremo avere un gruppo, il primo gruppo di 6 punti alti. Quindi lavorati i punti alti, aggiungo 3 catenelle di separazione, dopodiché filo sull'uncinetto, rientro nel cerchio e faccio 6 punti alti. Terminato il nostro primo giro, salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Aggiungo 3 catenelle che saranno il nostro primo aumento. Filo sull'uncinetto, non entro nel punto qua sotto perché l'ho già lavorato con le 3 catenelle. Entro nel punto successivo con un punto alto, dopodiché vado a fare un punto alto su ogni punto alto utile, quindi ne dovremo avere un totale di 5. 3. Fatti 5 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle e lavoro un punto alto e questo sarà l'aumento della punta, quindi un punto alto, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base con un altro punto alto. Dopodiché filo sull'uncinetto, vado a lavorare 5 punti alti, punto su punto, quindi in ogni punto e lavoro un punto alto fino ad averne 5. Lavorato il mio quinto punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare sull'ultima delle 3 catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto del primo giro ed ho finito il giro numero 2. Fatto il giro numero 2, proseguo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto
che ho qui sotto e lavoro 5 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel terzo punto alto utile, quindi 1, 2 e 3, faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto alto che è il punto alto dell'aumento, quindi noi abbiamo 5 punti alti punto su punto, un punto alto abbiamo lavorato nell'archetto, entriamo in quello e facciamo un punto alto, dopodiché entriamo nell'archetto formato dalle 3 catenelle e ne lavoriamo altri 4, 3 e 4, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base, lavoro 4 catenelle, 4 punti alti, perdono, 2, 3 e 4. Fatti i 4 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile, al di fuori dell'archetto. Quindi dovremmo avere in tutto un gruppo di 5 punti alti, 1 fuori e 4 dentro, 2, 4, 5, 3 catenelle, 4 nell'archetto e 1 fuori e sono 5. Dopodiché vado a realizzare le 2 catenelle, conto 1, 2, entro nel terzo punto alto utile con un punto basso, di nuovo faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e lavoro 5 punti alti. Filo sull'uncinetto, vado a chiudere con l'ultimo punto alto sulla terza catenella partendo dal basso del giro sottostante. La scialla sta prendendo forma. Dopodiché salgo con 3 catenelle, ne aggiungo 3 di separazione, filo sull'uncinetto, entro non nel primo punto come faremo di solito, come si fa in tutti gli scialli, ma in quello successivo e lavoro i 5 punti alti su 5 punti, quindi 1, entro nel punto successivo e lavoro il numero 2, entro nel punto numero dopo e lavoro il numero 3, entro nel punto dopo ancora lavoro il numero 4 ed entro nell'ultimo punto alto utile lavoro il numero 5. Dopodiché aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto utile e lavoro i 5 punti sottostanti punto su punto. Quindi sono entrata nel primo, ho lavorato il numero 1, nel secondo il numero 2, nel terzo il numero 4, nel terzo il numero 3, nel quarto il numero 4, nel 5 il numero 5 e qui dovremo prepararci per fare un archetto dell'aumento, quindi entriamo nell'archetto e lavoriamo un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto nello stesso archetto di base. Dopodiché andiamo a lavorare 5 punti alti così come li troviamo, quindi punto su punto, un punto alto su ogni punto alto utile. Tre catenelle di separazione e vado a lavorarmi i miei 5 punti alti
così come li trovo. Quindi entro nel primo punto alto utile e faccio il punto numero 1, nel secondo faccio il punto numero 2, nel terzo faccio il punto numero 3, nel quarto faccio il punto numero 4, nel quinto faccio il punto numero 5. Dopodiché dovremo chiudere il giro, quindi facciamo 3 catenelle che sarà il nostro aumento, filo sull'uncinetto e vado a fare un punto alto sull'ultima catenella disponibile. E ora non dovremo fare altro che ripetere gli ultimi 2 giri, quindi ripartiamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito sotto e lavoro 5 punti alti. Due catenelle di separazione, entro nel terzo punto alto utile e faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto formato dalle 3 catenelle e lavoro 5 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile e faccio un punto basso, di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto alto utile e lavoro un punto alto, entro nell'archetto, ne lavoro altri 4, quindi anche qui dovremo ottenere un gruppo di 5 punti alti in tutto. 3 catenelle di separazione, rientro nell'archetto, lavoro 4 punti alti, lavorati 4 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile, cioè quello che abbiamo l'aumento, il punto dell'aumento nell'archetto sottostante praticamente, dopodiché aggiungo 2 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto alto, faccio un punto basso, 2 catenelle, ho l'archetto formato dalle 3 catenelle, lavoro il mio gruppo di 5 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile con un punto basso, 2 catenelle, ho l'ultimo archetto ci entro e lavoro i 5 punti alti e vado a chiudere facendo l'ultimo punto alto sulla terza delle 3 catenelle partendo dal basso, quelle che vanno a sostituzione del primo punto alto del giro sottostante. Dopodiché riparto con l'aumento, quindi faccio 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, non entro nel primo punto che ho subito sotto ma in quello dopo e vado a lavorare i miei 5 punti alti punto su punto, quindi significa che lavorerò un punto alto per ogni punto alto dei 5 punti che ho nella riga sottostante. Dopodiché vado a fare 3 catenelle, filo sull'uncinetto, mi sposto nel gruppo che ho subito dopo e vado a lavorare i punti come li trovo, cioè 5 punti alti su 5 punti alti, punto su punto, uno per punto. Aggiungo di nuovo le 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel mio gruppo e lavoro i miei 5 punti alti.
un punto alto per ogni punto che ho a disposizione. Terminati i 5 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, faccio un punto alto e 3 catenelle che saranno il nostro aumento della punta, rientro nello stesso archetto di base, faccio un altro punto alto, dopodiché ho il gruppetto di 5 punti alti, vado a lavorarlo con altri 5 punti alti, un punto per punto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nel gruppo e vado a fare i miei 5 punti alti. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo qua. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'ultimo gruppo di 5 punti alti e lavoro punto su punto. Fatti 5 punti alti, devo fare l'aumento così come ho fatto all'inizio del giro, quindi faccio 3 catenelle, filo sull'uncinetto ed entro nell'ultimo punto utile con un punto alto. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Ora, per ripartire al giro successivo, si sale con 3 catenelle, si lavora l'archetto con 5 punti alti, 2 catenelle di separazione, punto basso, 2 catenelle di separazione, 5 punti alti nelle catenelle e proseguo così. Dopodiché, quando arrivo alla punta, lavorerò il primo punto alto, cioè l'ultimo punto alto, quello che ho nell'archetto, con un punto alto entro nell'archetto di 3 catenelle, lavoro 4 punti alti, 3 catenelle, 4 punti alti e vado a lavorare un punto alto nel punto alto che ho nell'archetto, dopodiché proseguo in maniera speculare sull'altro lato e via via la sequenza da fare è sempre questa. Io vado avanti a lavorare fino a che non ho raggiunto la larghezza necessaria. Ed ecco lo scialle finito. Io l'ho lavorato fino ad arrivare a 162-163 cm di larghezza per 80 cm di altezza, che è la misura perfetta per una Bactus e anche per uno scialle. Ovviamente se lo volete portare solo come scialle potete allargarlo a vostro piacere. Per quel che riguarda il consumo di filato, ho usato circa 250 grammi di filato, considerando che erano gomitoli da 100 grammi, ne ho usati 2,5. E con questo il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre troverete linkati al video tutti gli altri miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.